Nel video precedente abbiamo visto l'utilizzo della fotografia come strumento per l'elaborazione del lutto all'interno del lavoro di Annie Leibovitz. Oggi ti voglio parlare di un altro progetto, sempre legato alla fotografia post-mortem, e all'importanza che questa pratica ha nell'elaborazione del lutto ancora oggi nella contemporaneità. Ciao e benvenuto su Fusticale. In questo viaggio che ci ha portato all'analisi della fotografia post-mortem ottocentesca e contemporanea, vorrei raccontarti un altro esempio dell'utilizzo della fotografia post-mortem per l'elaborazione del lutto all'interno della contemporaneità. Lo voglio fare raccontandoti l'operazione fotografica che è stata fatta da Byron Campbell, che ha immortalato attraverso i suoi scatti fotografici la malattia e la morte del padre avvenuta nel 2009. Le fotografie sono state pubblicate all'interno del sito internet della fotografa, che puoi raggiungere all'indirizzo www.bryanincampbell.com, che ovviamente trovi linkato qua sotto in info box, e sono state intitolate The Dead Project. Un lavoro sicuramente molto personale, molto toccante, ricco di forti emozioni. All'interno del progetto un video presenta l'intervista del padre che dimostra come lui stesso fosse favorevole a far fotografare questa parte della sua vita. Le fotografie che formano questo progetto costituiscono un toccante reportage del rapporto tra padre e figlia, un rapporto tra uomo e malattia e soprattutto un rapporto tra uomo e morte. Le immagini sono un reportage che raccontano spesso momenti di vita quotidiana legati alla malattia. Alcuni ritraggono per esempio oggetti appartenuti al padre della fotografa, altri invece struggenti primi piani della stessa fotografa con le lacrime agli occhi, che quindi ci testimoniano la difficoltà del percorso legato alla malattia e le ricadute che inevitabilmente questo percorso ha non soltanto sulla persona malata, ma anche sui cari che inevitabilmente vivono in prima persona questo momento difficile della vita. Molte fotografie ritraggono il padre in posa davanti all'obiettivo oppure spiato mentre dorme. Si arriva poi alla fine e le fotografie ritraggono sempre di più un corpo segnato dalla malattia giunta ormai al termine. La fotografa si concentra spesso su particolari: i capelli caduti, la spalla nuda del padre coricato sul letto, la mano segnata dalla malattia del padre ormai in fin di vita. Tutto il reportage ci racconta a 360 gradi i momenti legati alla sofferenza, al malato e alla fotografa stessa. L'ultima foto ritrae la mano della fotografa e che stringe quella del padre, quasi per raccontare un ultimo saluto. In questo caso la macchina fotografica viene utilizzata come strumento, come aiuto, come stampella per il dolore, e nello stesso tempo lo strumento fotografico immortale racconta un'esperienza di vita tremendamente dolorosa che però non si vuole e non si può cancellare. Anche in questo caso, come abbiamo visto nel caso delle fotografie di Annie Leibovitz, per quanto riguarda il racconto della morte di Susan, la morte avviene in luoghi ospedalieri. Il malato quindi viene spesso ritratto sul letto di ospedale con l'apparecchiatura medica sempre presente. Questo è sicuramente un aspetto molto diverso dalle fotografie post-mortem vittoriane, che invece raffiguravano la morte in un contesto domestico e in un contesto quotidiano, e raccontano però inevitabilmente come interpretiamo noi la morte, come la nostra società interpreta sempre di più la morte in un contesto ospedaliero. In questi casi contemporanei la fotografia viene utilizzata per creare un racconto e ci presenta una narrazione non soltanto legata alla morte ma anche spesso alla malattia che la precede. Arrivati a questo punto, a me piacerebbe sapere cosa pensi di questi lavori, in parte simili tra loro, che raccontano attraverso l'utilizzo della fotografia la malattia e la morte. Arrivati a questo punto, mi piacerebbe sapere da te nei commenti cosa ne pensi di questi lavori, sia di quello di Annie Leibovitz, sia di quello appunto di Campbell.
per cercare anche di capire come interpreti tu oggi la fotografia post-mortem contemporanea, per capire quali emozioni e riflessioni ti fa nascere. Come al solito io ti ricordo che puoi trovare i link per tutti i miei social all'interno dell'info box e puoi anche visitare il sito internet legato al progetto Fusticale all'interno dell'indirizzo www.fusticale.com. Detto questo, io ti ringrazio per aver visto questo video, ti do appuntamento al prossimo, ciao e a presto!